Ciao amici del bosco, oggi vedremo 5 errori da non fare quando potate i vostri alberi. È tornato a trovarmi Pietro, per fortuna, Pietro Isolan, con il quale ora sistemiamo tutto il frutteto del bosco di Ogigi. Ci si prova, partiamo. Primo errore da non fare, che è quello che fanno veramente in tanti purtroppo, è abbassare le piante facendo questa cosa qua. Perché in questo modo stiamo dicendo alla pianta di ricreare 3 volte tanto qua sopra. Quindi ci troveremo poi tutto un pettine di rami lassù in alto e avremo il problema moltiplicato. Bravissima, fra l'altro il danno è che la pianta, per fare tanta vegetazione qua, attinge alle riserve e in più si svuota qua sotto. Allora, il taglio giusto per abbassare deve essere un taglio di ritorno e devo scegliere il rametto sul quale tornare indietro. Potrei farlo qui, quindi voglio abbassare questo ramo che va troppo in alto. Abbiamo capito, non tagliamo qui, ma cerchiamo il ramo per fare il taglio di ritorno e direi che qui può andare bene. Perfetto, benissimo. Tagliato bene? Sì, sì. Qui c'è un caso quasi disperato perché questo melo l'ho fatto arrivare al cielo, proprio quello che non va fatto, eccolo qua. Pietro, aiutami a rimediare. Quindi, come abbiamo detto prima, l'errore sarebbe questo, guai ad abbassarlo così, invece il taglio corretto, di nuovo, eccolo qua, così l'abbiamo abbassato per benino. E per ricordarsi tutte le regole per potare bene, adesso c'è il libro dei libri, il libro di potatura di orto da coltivare con Pietro Isolani e Matteo Cereda, è bellissimissimo con un sacco di illustrazioni. Vi lasciamo il link per acquistarlo, sbrigatevi perché è appena uscito ma secondo me si esaurisce subito. Secondo errore, lasciare uno sperone quando si va a eliminare un ramo. E adesso lo vediamo in questo melo, Pietro, che è il tuo melo. Infatti guarda, non vedevo l'ora di rivederlo perché ormai sono un paio d'anni e lui ha fatto un bel lavoro. Purtroppo quando eliminiamo un ramo succede che o per la fretta o perché non ci badiamo o perché non lo sappiamo andiamo a fare un taglio lasciando un pezzetto di legno che poi va a marcire e si porta il marcio dentro alla branca che lo porta. Quindi l'errore, ve lo faccio vedere, potrebbe essere per esempio questo qui. Eccolo qua. Il taglio corretto invece va fatto al collare di corteccia, lasciando questo tessuto con queste rughette che permette poi di creare il callo di cicatrizzazione, si chiama. Callo di cicatrizzazione che qua vediamo perfettamente in fase di formazione. Vediamo che ci sono queste due labbra, questi due tessuti che andranno con il tempo a chiudere completamente il taglio. Questo melo è stato riformato con l'aiuto di Pietro, abbiamo tutte le stagioni di riforma, vi mettiamo i link per ripercorrere la sua storia. Per il terzo errore siamo tornati a questo melo che è proprio da manuale. Che cosa ho combinato qua? Abbiamo lasciato tutti i rami alti, magari per un po' di paura di tagliarli, solo che poi l'effetto qual è? È che i rami si riempiono solamente sopra e sotto si spogliano. Infatti vediamo che per una lunghezza di 1,5 m, 2, qua sotto abbiamo poche possibilità di tornare indietro. Ci sono, non ti preoccupare Francesca, ce la faremo. Però ecco, possiamo far vedere appunto come poter tagliare, come poter sfoltire sopra. Per esempio qua sopra abbiamo 1, 2, 3, 4 rami, la pianta capirà che va bene così, che tanto lei la vegetazione ce l'ha, ma noi invece la vogliamo in basso perché le vogliamo in basso le mele. E quindi come faremo? Di questi 4 ne lasciamo uno solo lassù. Quindi andremo a togliere prima questo e poi andremo a togliere questi 2. E quindi abbiamo un ramo solo che ci basta per mantenere la cima e la vegetazione là sopra. Anche in questo caso ci sono 2 rami che fanno la stessa identica strada, quindi abbiamo troppo legno qua sopra e poco qua sotto. Uno dei 2 possiamo toglierlo sempre al collare di corteccia, come prima. Facciamo anche un po' di controtaglio che non scosci. Quarto errore, trascurare la potatura per troppi anni consecutivi. Sembra che tutto vada bene e allora non si interviene pensando che eventualmente lo si farà quando ci sarà bisogno. Questo è il mio noce, che a me sembrava comunque una bella pianta che cresceva bene. Pietro, fai un po' un'analisi di cosa è successo. Non l'ho potato negli ultimi anni. Questo noce in effetti non sta affatto male, è una bellissima pianta. L'attenzione è quella di fare pochi tagli tutti gli anni. Quindi per esempio se vediamo situazioni che incrociano, se vediamo rami che vanno veramente troppo in alto, è meglio intervenire presto, perché se noi aspettiamo 4-5 anni arriviamo ad avere rami così che poi vanno tagliati.
Succede tipicamente con queste piante qua, il noce, il fico, l'olivo stesso, piante che tendono a star bene lo stesso, non sono come il pesco per esempio, se non lo poti non fa, meglio fa ma fa delle peschine piccole piccole. Questi vanno da soli, ci sembra tutto a posto e poi ci ritroviamo poveretti a doverli un po' massacrare. Quindi su questa pianta qua cosa dovremmo fare adesso? Dovremmo andare a cercare quelle situazioni che vanno, come accennavo prima, a toccarsi. Per esempio questo ramo che è già addosso a quest'altro è un taglio piccolo che non comporta nessunissimo problema, ovviamente togliamo sempre il secco, e altri rami, altre situazioni di questo tipo. Una delle situazioni è quando la pianta ci va troppo in alto, quindi come abbiamo visto nei punti precedenti interveniamo presto facendo tagli piccoli per abbassarla. Questo ramo per esempio è l'esempio perfetto di un incrocio che è meglio togliere. Ricordiamoci che in piante come appunto il noce che abbiamo qui davanti non andiamo a creare il vuoto all'interno della pianta, non andiamo a fare il vaso, ma usiamo di solito forme piene, quindi piramide, globo, così. Non c'è bisogno di togliere branche centrali, ma c'è bisogno di avere pulizia. Ok, allora questo rametto invece lo tolgo perché già si incrocia con quell'altro piccolino e se lo tolgo adesso non avrò un problema tra qualche anno. Il quinto errore riguarda le piante giovani, quelle che devono essere ancora impostate. Non dobbiamo lasciar salire i rami in alti, dobbiamo intervenire subito per creare la nostra chioma aperta. Questa pianta qua ci dà proprio l'occasione di spiegarla bene questa cosa. Perché se noi lasciassimo queste tre branche principali andare su così, all'interno avremo difficilmente il vuoto necessario a far passare l'aria e la luce, che è la situazione che si crea nella forma di allevamento a vaso. Ancora possiamo sistemarla tranquillamente perché basterà piegarle in questo modo, in modo da aprire e creare la luce. Le pieghiamo come? Possiamo farlo con fili e picchetti. Possiamo farlo con tre canne che infiliamo in questo modo, una di qua, una da questa parte e una di qua, e le apriamo come desideriamo noi, e a quel punto in un paio d'anni i rami saranno impostati e non torneranno più a chiudere. Il consiglio bonus riguarda il momento giusto per fare le potature. Non tutti gli alberi possono essere potati nello stesso momento, non è sempre il momento giusto di potare. Allora, dacci un po' un calendario. Benissimo, perché ci prende ora la voglia di andare con le forbici in mano. Invece su qualche pianta bisogna stare un po' buoni. Per esempio nelle zone fredde l'olivo sarebbe meglio aspettare ancora qualche settimana, quindi andare dalla fine di febbraio in poi. Nelle zone calde non c'è problema. Altre piante che temono le gelate sono per esempio il ciliegio e l'albicocco, quindi lì dobbiamo andare prima dell'apertura delle gemme oppure addirittura dopo la raccolta. Sono piante che si possono potare tranquillamente a luglio-agosto. Quindi a gennaio concentriamoci sulle pomace, quindi mele, pere, cotogni, sulla vite che possiamo potarla, invece da febbraio e poi anche a marzo andiamo sul resto, giusto? Susini anche, meglio aspettare un po'. Esattamente, se possiamo mettiamoli in coda, quindi facciamo un calendarino, ci scriviamo prima melo, pero, vite, poi susino e poi ciliegio, albicocco, altrimenti possiamo andare più in là. E visto che ci siamo, mettiamo sotto anche il link del calendario gratuito preparato da Orto da Coltivare con Pietro, dove ci sono proprio tutti i mesi e tutte le piante che si possono potare. Se non fai gli errori che abbiamo detto oggi, poti già meglio del 90% del potatorio. Vorrei che tutti capissero che potare un albero non è un'operazione così complicata e impossibile, anche se non l'abbiamo fatto mai nella vita. Quando impariamo le regole base, poi mano a mano ci facciamo dell'esperienza, possiamo prenderci cura dei nostri alberi ed è un modo bellissimo anche per conoscerli, per imparare poi a capire il loro funzionamento. Quindi io direi di imparare a potare, darlo proprio come consiglio. Avete il manuale, c'è anche un corso online tra l'altro. Esatto. E poi ci sono tutti i nostri video. I video con Pietro li trovate sul Bosco di Ogigia, ma ne trovate tanti sul canale di Orto da Coltivare, quindi andate a vedere il canale, iscrivetevi se non l'avete fatto. E mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, al Bosco di Ogigia. Grazie Pietro, allora grazie di aver visto il video, grazie a te di tutti i consigli, ci vediamo al prossimo video e buone potature a tutti. Ciao! Ciao!